Bentornati ragazzi sul mio canale. Oggi andremo a vedere la realizzazione passo passo di un trasformatore e caricabatterie da 35 A in bassa tensione. Andremo a vedere tutti i dettagli e anche dotato di un apparecchio domotico per il controllo a distanza, quindi possiamo accenderlo e spegnerlo a distanza quando siamo in vacanza o in ufficio, e possiamo anche programmare l'accensione e lo spegnimento durante i vari giorni della settimana. È un prodotto interessante perché è molto potente, tutto realizzato con apparecchiature e strumentazioni prese non solo nei negozi ma anche riciclate, quindi da apparecchi microonde, piuttosto che ventole di computer, piuttosto che ponti raddrizzatori presi da vecchie apparecchiature che abbiamo smontato. Seguite questo progetto se vi interessa, mettete dei like e iscrivetevi al canale. Grazie, buon ascolto. Bene ragazzi, questo è il primo video della serie, come realizzare questo caricabatterie potentissimo, che può essere usato ovviamente anche come trasformatore molto potente. È un bassa tensione, siamo a un massimo di 16,3 volts per 35 ampere. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, mettete un like e attivate la campanella in modo che vi venga comunicato poi quando saranno pubblicati gli altri video. Questo sarà ed è il primo di una serie di video perché come trovare i pezzi, comporli tra di loro e saldarli piuttosto che programmarli ha un suo perché, ha un suo step continuo, e in diversi video andrete a vedere tutti i dettagli di come questo caricabatterie è stato realizzato. 35 A di potenza pura con trasformatore, raddrizzatore, ideale per essere usato anche come un trasformatore, ma soprattutto per caricare le batterie solari, batterie di camion, macchina, barca. Ci sono un sacco di cose da dire, ecco perché andremo step by step, quindi questo video sarà una lezione di fai da te, come dicono gli inglesi DIY, che è l'acronimo di Do It Yourself, fallo da te. E, come dicevano nella prefazione, sarà un dispositivo anche domotico, quindi controllato a distanza, in tutte le funzioni base, quindi on-off, accensione e spegnimento a distanza. Potrà essere anche programmato, quindi accensioni che andranno a effettuarsi quando vogliamo noi e per il tempo che vogliamo noi. È pesante, è molto grosso, è molto bello e andremo a fare tutta una descrizione. Nella prima parte del video ci sarà tutto l'elenco dei componenti. Vi ricordo, come dicevo all'inizio, che i componenti non necessariamente dovranno essere acquistati, ma molti potrete trovarli attraverso rottami elettronici, attraverso microonde come questo trasformatore molto grosso, attraverso computer. Quello che non riuscite a trovare potete comprarlo. Ovviamente ci sono delle capacità da avere, perché parliamo sempre di corrente. Allora mi raccomando, in ogni video ricordate che dovete essere capaci di fare qualcosa, oppure avvaletevi di qualcuno che sia competente o di un adulto. Non rischiate mai, perché parliamo di corrente ovviamente e ci si può fare male. Iniziamo a descrivere il caricabatterie. Che tipologia di caricabatterie è? Innanzitutto la sua potenza è di 35 A e questa è determinata fondamentalmente dal primo strumento che vediamo qua. Questo è un trasformatore da 220 al voltaggio che vogliamo fare noi. In effetti qua ci sono delle spire, ve lo farò vedere bene fra un secondo con un altro di questi. Questo è, diciamo, quello finito, saldato, collaudato. Poi tutti i componenti adesso ve li farò vedere tutti singolarmente. Questo dà la cosiddetta potenza di base. A secondo del numero di spire che avvolgiamo intorno al trasformatore abbiamo un voltaggio, e a secondo della dimensione di queste spire, cioè di questi cavi, di questo cavo elettrico, avremo l'amperaggio. Questa è la prima cosa da tenere in considerazione.
Questo è stato costruito per un impianto fotovoltaico, ovvero per le batterie di un impianto fotovoltaico a 12 volts. Ecco che le spire che ho realizzato devono tener conto di alcuni fattori. Primo fra tutti, le batterie, di che voltaggio sono. Secondo, anche del livello massimo a cui il trasformatore deve arrivare. Perché ricordiamoci che le batterie non hanno solo la carica, come dicevamo in un video precedente, non è solo la carica di bulk, cioè la carica massima alla quale la batteria arriva. Dopo quella c'è un assorbimento e dopodiché c'è il mantenimento. A questo punto, una volta al mese, di solito è una volta al mese, è consigliata anche l'equalizzazione, ovvero una salita oltre il livello massimo che serve a bilanciare le celle. Stiamo parlando ovviamente di batterie al piombo. Le celle vanno bilanciate in questo modo. Nel caso del mio impianto, dell'impianto di cui sto parlando, le batterie sono da 6 volts messe in serie, quindi sono 12 volts, poi messe in parallelo, quindi sono 3 serie da 12 e rimane sempre 12 volt e sono 750 ampere. Cosa significa questo? Che dovrò avere per caricarle un trasformatore molto potente, come in questo caso. Ci vorrà un filo molto grosso, come in questo caso, per dare gli amperaggi richiesti dalla batteria e nel contempo mantenere il livello massimo di carica e il livello massimo di equalizzazione. Questi sono elementi fondamentali. Quindi nel caso specifico questo è stato studiato per avere 16,2 volts di equalizzazione, cioè massimi. Tutto ciò che mettiamo dentro nelle batterie quando sono scariche va bene, quindi è un trasformatore, è un caricabatterie da 16,2 volts, perché finché non arriverà a quel livello lui continuerà a buttare dentro corrente. Chiaramente più le batterie sono scariche, più lui dovrà lavorare, quindi teniamo conto di questo fattore che sarà molto importante per quanto riguarda la dissipazione, cioè il raffreddamento. Se abbiamo delle batterie con l'amperaggio che vi ho detto, intorno ai 6, 7, 800 ampere, e lo facciamo andare in maniera costante, probabilmente questa aletta di raffreddamento del raddrizzatore e questa piccola ventola che raffredda lo stesso trasformatore saranno insufficienti. Allora bisognerà mettere una ventola più grossa e una aletta di raffreddamento non solo più grossa, ma anche magari con annessa una piccola ventolina. In questo modo andiamo a dissipare il calore generato e andiamo a evitare danni a quello che abbiamo costruito. In questo caso, per quello che è l'impianto che ho costruito, quindi per quello che è stato progettato, questo è l'equilibrio giusto, quindi una piccola ventola di raffreddamento del circuito, soprattutto primario, quello del 220, e solamente una aletta senza raffreddamento per quanto riguarda il diodo, in quanto questo raddrizzatore, questo ponte di diodi è molto potente. Qui parliamo di 400 ampere. Come avete ben capito, questo progetto va descritto in diversi video perché ci saranno tanti dettagli, tante cose fondamentali. Voi adesso vedete qui un prodotto finito, adesso poi ve lo faccio vedere anche bene da vicino, ma ci sono tante componentistiche che voglio descrivere veramente singolarmente. Come poi le varie componenti si vanno a miscelare, cioè a interagire tra di loro, i tipi di saldatura, i tipi di programmazione, anche per quanto riguarda la domotica, per quanto riguarda gli automatismi. Questo ha una caratteristica fondamentale, è un caricabatterie potente automatico, cioè una volta che decidete di lasciarlo sotto carica, lui provvede a caricare e si ferma in automatico quando ha raggiunto i livelli da voi prestabiliti. Mi raccomando, se usate questo prodotto sulle batterie al litio, la programmazione deve essere totalmente diversa, perché 16,2 volts sulle batterie al litio significa incendio, significa esplosioni, fumo, problemi. Ecco perché la taratura della programmazione e i livelli di sicurezza, nonché i dispositivi di sicurezza, devono essere tarati e programmati
in modo tale da garantirvi la sicurezza. Quindi questo è per le batterie piombo-acido, tutto quello che vi dirò è per le batterie piombo-acido, poi vedremo nelle sezioni varie di questo caricabatterie anche la programmazione e la struttura vera e propria per quanto riguarda le litio ferrofosfato, che sono fondamentalmente le due più potenti e che adesso stanno prendendo piede anche alla luce dell'abbassamento dei prezzi. Con questo caricabatterie potrete finalmente utilizzare anche l'energia in eccesso. Mi spiego meglio: a volte gli impianti hanno anche un generatore che produce corrente per i grandi consumi di una casa o di un complesso lavorativo, e questa corrente viene utilizzata solamente dagli utilizzatori che ci sono in quel momento, che possono essere da lavatrici, forni. Mentre il generatore funziona, mentre il generatore anche carica la batteria attraverso gli inverter, ad esempio, che hanno già un caricabatteria incorporato, voi potete anche attaccare al generatore questo caricabatterie, in modo che, già che utilizzate un generatore ovviamente di una certa portata, di un certo wattaggio, mentre utilizzate quello e consumate il carburante, gli date anche la possibilità di girare con un piccolo sforzo in più per andare a caricare ulteriormente le batterie. Quindi questo progetto, costruito in 1, 2, 3 pezzi, oppure in questo più grande, oppure con diversi raddrizzatori e diversi trasformatori, andate poi a realizzare quello che è il vostro progetto personale, cioè il vostro caricabatterie personale, che ha potenza, voltaggio, quindi amperaggio, a secondo di quello che è il vostro obiettivo, il vostro indirizzo elettronico. Ovviamente, quando parliamo di queste potenze, dobbiamo anche parlare di cavi. Questi cavi sono ad esempio da 25 mm quadri, sono molto grossi, perché le correnti che passano sono veramente tante. Non possiamo permetterci, attenzione, di far scaldare questo cavo o addirittura di bruciarlo, quindi ogni cosa va fatta nella giusta dimensione. Questo è il prodotto, dicevo, è molto pesante, perché anche solo il trasformatore reale in ferro con i suoi cavi di rame ha un suo peso, ed è un prodotto veramente bello, testato. Io oramai questo lo sto usando da diverse settimane e non ha mai fatto cilecca, quindi è veramente affidabile, soprattutto perché, adesso ve lo farò vedere anche zoomando sui dettagli, c'è un ponte di diodi da 400 A, quindi veramente importante. Qui vediamo un altro ponte di diodi, ed esattamente, poi ve lo descriverò bene, quello che serve a prelevare la corrente alternata prodotta da lui, dal trasformatore, per far andare ad esempio questa ventolina o per far andare un'altra ventolina. Quindi cureremo quelli che sono tutti i voltaggi anche di gestione delle varie componentistiche. Come dicevo, in questo primo video andremo a vedere tutti i componenti, le caratteristiche, e qui adesso vi farò una carrellata veloce giusto per descriverlo, dopodiché andremo in analisi dettagliata. Qui vedete i dettagli. Innanzitutto, dalla 220 alla corrente alternata abbiamo 15,20 volts in alternata, che diventano 16,3 in continua, per un assorbimento di 500 watt, 220 volts, e 35 ampere di produzione a 16,3 volts. Quindi abbiamo un caricabatterie da 16,3, 35 ampere. I cavi, come vi dicevo, sono cavi di rame ricoperto e plastificati, quindi molto importanti, una buona dimensione, vedremo anche i dettagli di questo. Poi c'è il programmatore del caricabatterie, che serve a stabilire a quale voltaggio lui dovrà fermarsi. Questo è molto importante per quanto riguarda la differenza tra le batterie al piombo acido e le batterie al litio. Questo è vitale, questo è fondamentale, anche se le stesse batterie al litio attraverso il bilanciatore
il BMS, sarebbe il Balancing Management System, hanno già dei controlli per quanto riguarda non solo la temperatura ma anche il voltaggio. Però questo è quello che guiderà l'apparecchio, ovvero il trasformatore principale. Questa macchina potente manderà poi la corrente in questo ponte di diodi molto potente da 400 A 1600 volts, che quindi andrà a raddrizzare la corrente, che uscirà da questi due cavi, rosso e nero, e andranno ovviamente al polo positivo e al polo negativo. Qui vediamo anche dei sensori, poi ve li descrivo come sensori di temperatura, di voltaggio. Qui vediamo un ponte diodi che serve a pilotare, ovvero a raddrizzare e pilotare, far funzionare questa ventola che raffredda il trasformatore. Vediamo un apparecchio domotico che serve a controllare a distanza tutto il caricabatterie, e alla fine il tutto saldato anche in maniera doc, perché saldature con queste portate devono essere veramente fatte in un certo modo. Qui vediamo un relè di attivazione e disattivazione della 220 e montato il tutto su una basetta di compensato marino molto forte, con dei piedini che evitano, come in questo caso, di rovinare eventuali punti di appoggio come possono essere tavoli e quant'altro. Inoltre, essendo di gomma, i piedini evitano vibrazioni rumorose, perché ricordiamoci che quando questo è in funzione ha anche una sua portata in termini di vibrazioni, proprio per via dell'onda oscillante. Ricordiamoci, da questo ponte diodi vi ho già detto che escono i cavi per le batterie, e lì andrà attaccato ovviamente un fusibile di una certa portata. Un 50 A potrebbe andare benissimo, in quanto qualsiasi cosa succede a monte, almeno invece di bruciare i cavi salta il fusibile, e il mio consiglio è quello di usare dei fusibili ripristinabili. I componenti qua descritti li ho comprati nei vari siti internet, sia italiani che cinesi. Ovviamente oramai parliamo di produzioni cinesi, perché quasi tutta l'elettronica oggi viene prodotta in Cina, sia la domotica sia i relè. Ecco, un componente fondamentale, questo è un po' difficile da trovare, io l'ho trovato da alcuni tecnici, dei conoscenti. Se avrete difficoltà ditemelo in descrizione, vi posso contattare per farvi sapere dove trovarlo, se ve lo possono spedire direttamente, o visto che ne ho comprati alcuni ve lo posso spedire io. Il costo di questo prodotto è intorno ai 30 euro, non è eccessivo, però fa veramente il suo lavoro. Questo è il primo componente che vi dovete procurare, lo vediamo bene nei dettagli. È un trasformatore da 230 volts di un microonde, è composto praticamente da una serie di avvolgimenti di rame con i due contatti, la linea e la fase. Indipendentemente da linea e fase potete attaccare così o così, non è un problema. Qui lavoriamo in corrente alternata, quindi la corrente che uscirà alla fine da questo trasformatore sarà alternata. Ecco perché per entrare nelle batterie dovrà essere raddrizzata. Una volta che la corrente uscirà quindi da questi due cavi, sarà alternata e passerà attraverso il raddrizzatore, proprio perché nelle batterie dobbiamo introdurre corrente continua, perché le batterie lavorano in corrente continua. Diciamo che anche se una percentuale è alternata, quindi un'onda quadra piuttosto che sinusoidale, potrebbe andare bene alle batterie, ma io consiglio sempre di rispettare le batterie, quindi far entrare corrente continua, non alternata, non quadra, non semisinusoidale. Ovviamente questo è il circuito primario del trasformatore a 220, quello che c'era qua, che avrebbe trasformato la corrente ad alta tensione, è stato tolto. Questo l'ho tagliato e l'ho tolto, e ho avvolto questo filo di rame di uno spessore
più piccolo di quello che vi ho fatto vedere nel video, perché ho intenzione di costruire un altro caricabatterie con una potenza inferiore. A questo punto, come vi dicevo, la lunghezza di questo filo, ovvero le spire che andremo a realizzare, determineranno il voltaggio, invece la dimensione del cavo determinerà l'amperaggio. Per avere questi 16,3 volts per queste specifiche batterie, io ho fatto 17 spire, cioè 17 arrotolamenti. Significa che partendo da qua, quando andiamo di là, torniamo e andiamo di là, ne abbiamo fatta una, quindi 2, 3, 4, 5. Ovviamente per parità, per comodità, poi andremo a fare la mezza che ritorna e saremo quindi più comodi per attaccare il raddrizzatore. Questo ha un suo peso, nello specifico questo presumo che sarà intorno ai 6-7 kg, è tutto di ferro, ferro dolce, e la cosa positiva è che è già fatto, non dobbiamo andare ovviamente a procurarci le lamelle e comporlo, perché sarebbe un lavoro veramente atroce. Una raccomandazione importantissima: quando andate a prenderlo nel microonde, attenzione, perché nel microonde ci sono i condensatori ad alta tensione, quindi dovete staccare il tutto mettendo in corto con un pezzo di ferro, con un cacciavite, in modo da mettendo in corto i contatti in modo da scaricare eventuali condensatori, perché lì c'è alta tensione, quelli sono veramente pericolosi. Quindi questo è il primo componente, il trasformatore. Una cosa fondamentale del trasformatore sono appunto queste spire che noi avvolgiamo. Dobbiamo fare attenzione a una cosa: visto che usiamo dei cavi, in questo caso ho usato un cavo di massa da 6 mm quadri, e il trasformatore è metallico, quindi ci sono delle situazioni qua, tipo degli angoli, che possono tagliare. È importante non andare, mentre si arrotola, a tagliare il filo spelandolo magari in qualche angolo, e poi vedremo le scintille, perché se il filo si spela sul trasformatore stesso, poi non avremo quello che desideriamo, ovvero la corrente che cammina in tutte le spire, ma che si scarica direttamente sul metallo. Se quindi troviamo più microonde, avremo più trasformatori. Quindi questo è un componente. Nel caso specifico vedete che ha una sua piastra con dei fori, dove per comodità poi andrò ad avvitarlo sulla base di legno. Questo anche molto importante. Se c'è così, prendetelo così, non solo questo trasformatore, perché questo cubo di ferro a sé stante da fissare su una base è veramente difficile. Dovreste prendere una fascetta metallica, bullonarla, però poi alla luce delle vibrazioni avreste sempre un risuono veramente fastidioso. Come vedete, io lo dico sempre e lo ribadisco anche in questo video: se vi appoggiate su tavoli, come in questo caso, eleganti eccetera, non appoggiate direttamente sul legno, ma usate delle piastre metalliche o di legno. In questo caso io uso questa perché è molto comoda, perché sopra è acciaio inox e sotto ha della gomma, quindi rimane molto morbida e senza rovinare niente. Soprattutto quando devo spiegare, quando devo girare, non andiamo a graffiare le superfici. Quando lavorate o avete come me un laboratorio giù, e allora potete fare quello che volete, ma se siete sui tavoli mi raccomando di fare contenta la madre o la moglie nel mettere un attrezzo, un supporto, un piano che sia di legno, che sia di metallo gommato, in modo da non rovinare il supporto. Quando la corrente uscirà dal trasformatore dovrà essere, come dicevamo, raddrizzata, quindi questi due cavi di corrente alternata andranno attaccati a questo ponte di diodi. Il ponte di diodi è uno strumento eccezionale, serve proprio a raddrizzare la corrente, quindi noi vediamo che
qui c'è già l'uscita per andare alle batterie, rosso positivo e nero negativo, e esce raddrizzata da questi due contatti. Qui ci vanno i due contatti di alternata, quindi la corrente alternata entrerà in questo punto attraverso questi due bulloni del ponte di diodi, passerà all'interno dello stesso attraverso una serie di diodi messi appunto a ponte e poi uscirà per andare alle batterie. Questo strumento va raffreddato perché con le forti correnti generate dal trasformatore andremo ad avere temperature. Ecco perché viene costruito già con una piastra inox sottostante che serve proprio a dissipare. Questa è insufficiente perché questa è la piastra che serve come punto di adesione sulle alette di raffreddamento. Ecco perché nel nostro progetto andremo ad aggiungere a questa piastra, ovvero collegare questa piastra con le alette di raffreddamento. Ve ne sono di tantissimi tipi, tantissime dimensioni, andate a scegliere quella più idonea a secondo del ponte diodi che riuscite a trovare. Questa è molto grossa, molto bella, c'è tanto alluminio, molto pesante e per questo ponte di diodi è l'ideale. Quindi a secondo del ponte che andate a trovare, le alette di raffreddamento sono fondamentali e deve essere fissata alle alette. Qui vedete che ci sono due bulloni, uno è scorrevole, l'altro invece è fisso. Un componente essenziale quando andiamo a mettere in contatto una piastra metallica di dissipazione con una piastra di alluminio è esattamente questo. Questa qui è una pasta siliconica che resiste ad alta temperatura, può essere prelevata tranquillamente anche col dito, e dovete andare a spalmarla su tutta la superficie del diodo. Questa esattamente crea uno spessore di pochi decimi di millimetro che hanno però una funzione fondamentale, quella di garantire l'adesione con le alette di raffreddamento. Questo perché voi sapete benissimo che due superfici metalliche non sono mai perfettamente lisce, neanche se venissero rettificate. Allora con questo spessore di questa pasta siliconica, vedete, quando andiamo a posizionare le alette di raffreddamento e avvitarle, questa coesione sarà perfetta. La pasta colmerà gli spessori e andrà a dissipare in maniera più uniforme, in maniera più potente, quello che è appunto la necessità di cedere calore per evitare un surriscaldamento. Grazie della visione e ricordo sempre di mettere un like e di iscrivervi soprattutto al canale, nonché attivare la campanella. Grazie ragazzi, buona serata.